Buongiorno a tutti e benvenuti su Deriver Lab. Oggi facciamo un breve video su come con un tester si può riconoscere il primario e il secondario di un trasformatore e possiamo testare, diciamo, a grandi linee se è in cortocircuito o meno. Lo so che il video, per chi lo sa, ovviamente è banale, ma visto che me l'hanno richiesto in più di una persona, mi pare giusto pensare anche a chi è un pochino meno esperto. Sicché il video sarà breve e spero comunque che vi piaccia. Vi ricordo comunque, birbanti che non siete altro, di iscrivervi al canale, perché io se no continuo a fare video e voi non vi iscrivete. Vi devo brontolare sempre, ovviamente, perché se no non vi iscrivete. Comunque guardate anche questo piccolo video e guardate che combino anche questa volta. Allora, come anticipato, faccio questo piccolo video, breve video, sui trasformatori, cioè su come individuare primario e secondario di un trasformatore che non lo conosciamo e vedere, diciamo, come poterlo utilizzare. Mi è stato richiesto, chi ovviamente lo sa, è banale, per chi non lo sa magari e ha un trasformatore in mano che non sa cosa sia, potrebbe far comodo. Allora, vediamo un attimino. La prima cosa da fare, allora, se il trasformatore è come questo, cioè con i fili che si vedono bene, le saldature che si vedono bene, si vedono anche i fili dell'avvolgimento, il primo strumento che possiamo utilizzare è l'occhio. Ora avvicino più che sia possibile e possiamo vedere che da una parte ci sono dei fili che hanno una certa dimensione, mentre dall'altra i fili hanno un'altra dimensione e sono più grossi. Ora io sto parlando di trasformatori che servono per alimentare circuiti elettronici, che di solito sono trasformatori che riducono la tensione, non che aumentano la tensione, se no poi il discorso potrebbe essere l'opposto. Comunque, se uno ha un trasformatore, mettiamo che sa che è, che ne so, 220, ora 230, 12 volt, non sa qual è il primario e il secondario, già visivamente, se vede che qua ci sono i terminali, diciamo i fili più grossi attaccati ai terminali, mentre di qua i fili sono più fini, vuol dire che dove ci sono i fili più sottili è il primario, che va alla 220, 230 attuale, mentre dall'altra parte che ci sono i fili più grossi, probabilmente se il trasformatore è a 12 o 15 volt saranno i fili di uscita, che sono più grossi perché devono erogare più corrente. La stessa cosa potrebbe essere con un trasformatore che non si vede, e qui la faccenda si complica, perché lasciamo stare che in questo, aspettate che allontano un attimino, lasciamo stare che in questo trasformatore c'è scritto, e poi la stessa cosa potrebbe essere, qui ci sono 3 fili e sicché sarà l'uscita di solito, perché magari è un trasformatore a zero centrale. Da quest'altra parte ci sono 2 fili soli e probabilmente la 220, se non ci fosse scritto niente. Però se non abbiamo riferimenti, non c'è scritto niente, non mettiamo che qua invece che 3 fili ci fossero i classici 2 fili, possiamo usare il multimetro. Ora vi faccio vedere. Partiamo dal trasformatore che avevamo visto già a occhio quali potevano essere i fili del primario e del secondario. Allora mettiamo il tester per ohm, ho preso un tester a caso messo per ohm, e poi colleghiamo i fili, i puntali del tester, qui ci ho messo 2 coccodrilli, le colleghiamo al trasformatore, a una parte qualsiasi del trasformatore, e andiamo a vedere, vi sposto, che il tester in questo caso segna 133 ohm. Poi facciamo la stessa cosa dall'altra parte dei fili, cioè quelli
che sempre sconosciuti, però che qua abbiamo già individuato che sono quelli, diciamo, della bassa tensione, e li colleghiamo lì. Lo stesso andiamo a vedere il tester, e in questo caso segna una resistenza molto più bassa, sicché questa parte qui che abbiamo individuato, che ha una resistenza più bassa, sarà il secondario, come si era visto dai terminali, diciamo, anche già più grossi. Facciamo la stessa cosa sul trasformatore, che non si vedono i cavi che si collegano, diciamo, all'interno. Colleghiamo il tester a 2 terminali qualsiasi, perché facciamo conto che non sappiamo qual è il primario e il secondario, e anche qua andiamo a ricontrollare il nostro tester, il nostro multimetro, e qui segna 74 ohm, che probabilmente è il primario. Ovviamente da trasformatore a trasformatore diciamo le misure ohmiche cambiano, però andiamo a misurare l'altro capo, gli altri 2 fili, e vediamo che anche da questa parte, l'ho collegati, che anche da questa parte troveremo una resistenza più bassa, sicché dalla parte dove abbiamo una resistenza più alta è il primario, dalla parte dove abbiamo la resistenza più bassa, diciamo, è il secondario, cioè è la tensione più bassa. Non deve essere ovviamente il trasformatore prossimo, diciamo, un avvolgimento qualsiasi prossimo allo 0 o 0, perché magari è in cortocircuito. Specialmente l'avvolgimento primario non deve essere prossimo allo 0. Vi faccio un esempio: se noi colleghiamo da questa parte, che se è visto essere il secondario, che abbiamo effettivamente una resistenza molto bassa, cioè abbiamo una resistenza di meno di 1 ohm, però c'ha i cavi molto grossi, questo qui, per diciamo il tipo di trasformatore che è. Però se anche dall'altra parte, dove ci sono i cavi più fini, trovassimo una resistenza così bassa, vorrebbe dire che il primario è in corto, o che non riusciamo a riconoscere primario dal secondario, perché il trasformatore comunque è in corto. Un'altra misura che possiamo fare è, allontano un attimo la telecamera, e andare a vedere se il trasformatore fosse in perdita. Ci vogliono altri strumenti, però diciamo possiamo vederlo anche empiricamente se è proprio in perdita con il multimetro. Collegando un capo alla carcassa e un capo a qualsiasi uscita del trasformatore, ovviamente non deve segnare niente, perché se segna qualcosa vuol dire che il trasformatore se n'è proprio andato completamente, ha bruciato gli avvolgimenti così tanto da andare in qualche maniera i rami a toccare nel nucleo, e ovviamente come lo collegate da qualche parte che c'è la terra collegata vi salta il salvavita, e se lo toccate dove non c'è la terra collegata prendete, diciamo, la scossa. C'è anche una maniera con, diciamo, usando semplicemente la lampadina per vedere se fosse magari il primario o il secondario direttamente in corto, ma farò un video che va in onda domenica dove vi spiego come si usa la lampadina come protezione diciamo degli apparecchi che andiamo a provare, e come protezione del nostro impianto elettrico. E lì si proverà anche un trasformatore con quella tecnica lì, chiamiamolo trucco ma non è, con quella tecnica lì, e si vedrà molto bene subito all'inizio se è un trasformatore dà, diciamo, dei problemi. Ovviamente qui sempre tornando a questo trasformatore, un'altra tecnica per capire, mettiamo questo trasformatore qui che abbiamo individuato comunque primario e secondario, diciamo non sappiamo se magari il secondario, la resistenza ohmica che abbiamo individuato è proprio quella corretta, ma per esempio se qua è un trasformatore da 16 volt e lo andiamo poi a collegare
alla 220 dalla parte giusta, ovviamente dalla parte del primario, e andiamo a misurare sul secondario una tensione che poi risulta essere diversa da quella che è specificato, anche in quel caso lì il trasformatore è andato. Ecco, diciamo questo video qui è finito, piccolo, ripeto, è banale per chi lo sa già e magari può aver aiutato chi non sapeva nemmeno come trovare primario e secondario di un trasformatore. Vi saluto e vi ricordo di iscrivervi al canale. Noi ci vediamo in un prossimo video un pochino più lungo. Ciao a tutti!